Mo ci vuole il coltello adatto per tagliarla. Guardate questa qua, brasiliano, proprio per i picagni. Sei pronto? È mostruoso. Iscriviti, tu stai guarda senza essere iscritto. Iscriviti, ti conosco, tengo a prendere a casa. Questa è la picagna. Quante volte hai sentito parlare di questa picagna? Che è buonissima. Ma bisogna saperla tagliare nel verso giusto una volta che l'hai cotta bene. Guarda, questo strato di grasso va lasciato perché è fondamentale che tiene la carne umida e buona. Ma da dove viene sta carne? Da quale pezzo? Che cos'è la picagna? La picagna è un pezzo dello scamone. Si chiama, a Roma la chiamiamo coda di pezza. Guarda che spettacolo, sto grassetto, che piano piano si scioglierà e terrà umida e gustosa sta carne. Ma che cosa ci facciamo? Io ci voglio fare, la voglio sfruttare il più possibile. Se tu te la mangi come secondo, qua ti ci sono 3 etti di carne, ma se io te la metto in mezzo al panino, in mezzo a un po' d'amici, questa carne può essere buona anche per 10 persone, perché tagliata sottile, messa in mezzo al pane con un po' di verdure, fai una grande scena. Non costa tantissimo, costa intorno ai 20-23 euro al chilo e c'è un risultato pazzesco. Io ho la brace, ho il carbone, poi se tu c'hai il gas, falla a gas, come ti pare a te con il barbecue a gas, ma puoi fare quello che sto facendo io, sta ricetta pazzesca. Da già sto svenì, guarda, sto per i sensi. Voi faccio vedere come si fa. Dobbiamo fare attenzione a non incidere la carne, ma soltanto il grasso, vedi? Qui c'è la parte più grassa, più alta e qua va a diminuire, quindi dobbiamo stare attento col coltello, dobbiamo sentire bene. Allora, perché si fanno queste incisioni sul grasso della picagna? Perché in questo modo, con questi tagli, riusciamo a infilare il sale e il pepe fino qua dentro, quindi sarà tutto quanto bello insaporito. Facciamo proprio, guarda, così, dei rombi. Cosa fondamentale, vedi il grasso come è morbido? Io l'ho tenuta fuori dal frigo almeno per un'oretta, perché in questo modo la carne si stempera, perché sennò tiriamo fuori la carne dal frigorifero che è a 4 gradi, prima che si riscalda, prima che entriamo in temperatura, sul barbecue ci vuole tanto tempo. Noi ci aiuteremo anche con questo arnese, che è un termometro proprio da arrosti, che può entrare anche dentro al barbecue. Questo colore giallo è dovuto da quello che hanno mangiato, quindi ha mangiato un'alimentazione ricca di beta-carotene, quindi erbetta. Abbiamo messo il sale, così, bello, lo insaporiamo. Mettiamo il pepe. Uso la carta dove è stata avvolta perché non voglio sporcare il tagliere di legno, perché sennò l'impregno con la carne cruda non è bello. Quindi che faccio? Faccio questo lavoro, bella, così. C'è questo tessuto connettivo, togliamolo. Così. La maggior parte della cottura verrà fatta sulla parte del grasso. Infiliamo qui il coltello, vedi, così. Sprechiamo meno carne possibile. Un coltello a punta che tagli bene, me l'ha affilato, liscio. Ok, così. Eccoci qua. E adesso facciamo sto bel lavoretto. Pronti? Prima di mettere sulla carne date una bella pulita, che c'è rimasto quello attaccato dell'ultima volta che ho usato il barbecue, è vero? Ti ricordi? Così. Questo devi sentire. Dobbiamo farla bene arroventare. Vedete adesso tutti i carboni stanno sotto la carne, devono stare così, perché dobbiamo dare una bella rosolata efficace, che viene una bella brustolita, dorata sta carne. Metto nella parte più alta, qui, ok? E così mi dà pure la possibilità di girarlo. Chiudo. Lascio appena un po' aperto. Dovremmo dare la possibilità di fare questa famosa reazione di Maillard. Ma che cos'è? Quella che consente di averci una crosticina dorata. Ma ve la spiego meglio nella mia accademia, dove ho fatto il corso di cucina sulla carne, che è pazzesco, dove vi spiego la reazione di Maillard, dove vi spiego tutte le varie tipologie di cottura, come devono essere, quanti gradi, tutta sta roba. Quindi iscrivetevi alla lista attesa, ci sono delle belle novità. Da questo punto la spostiamo e la mettiamo fuori dai carboni, così. Perché dobbiamo fare una cottura veramente lenta. Arriviamo a 45 gradi all'interno, fuori dai carboni, però il calore lo prende sempre, socchiudo in questa maniera, quindi ci avremo un calore costante, ma tipo a mo' di forno, ok? E poi l'ultima cosa che faremo, la gireremo la carne, perché non voglio bruciarla dalla parte della ciccia, voglio soltanto rosolarla bene dalla parte del grasso. Se chiudo un po' più di aria, posso far abbassare la temperatura, quindi la chiudiamo un pochettino e facciamo così una cottura
più lenta, più gradevole, affinché proprio si cuoce fino all'interno. Ma che ci vogliamo mettere come contorno? Beh, io ho un'idea pazzesca. Sta melanzana tagliata a metà, così. Con questa ci ricaveremo la polpa. Incidiamo la polpa. Eccolo qua, così, guarda, così sarà più facile la cottura. E faremo una sorta di crema di melanzane. Pomodori tagliati a metà brutalmente così, belli, guarda che sono belli così. Li mettiamo qui dentro, li metto così dentro così non mi cascano. Poi 2 cipollotti mettiamo, così tagliati in questa maniera. Sale sui pomodori e poi metto una testa d'aglio intera. Sale sulle melanzane, ok, melanzane messe così, così si cuociono, qua proprio sui carboni, pomodori e cipollotto, tiè. Allora, melanzane quasi pronte, vedete? Si stanno asciugando bene bene, facciamo così, giriamole, così si asciugano ancora un pochino, guarda che belle, così. E la carne poi siamo arrivati a cottura e la giriamo così. Così appena 2 minuti proprio di rosolatura e siamo pronti. Tiriamo fuori questo, guardate l'aglio com'è morbido, guardate, morbidissimo, per quello che ci devo fare io, una bella crema all'aglio con l'olio. Le melanzane via. Così bella asciutta. E la carne un altro minutino è pronta. Svuoto le melanzane, guardate qua, bellissimo, così. Questa sarà la nostra cremetta, guardate che roba. Apriamo l'aglio, guarda qua. Guarda che bello. Già sta uscendo la cremetta. Quindi facciamo una crema di melanzane e aglio. Guarda così, guarda. Guarda che spettacolo. Olio. Bello abbondante così. Guarda che roba. E il pane dopo tostare, beh, possi, non vi ricordate mai niente? 2 belle fette di pane. Questo è un pane di grano duro. Vedete che bello giallo? Pane. A occhio qua la vediamo, La carne la mettiamo a riposare. Eccola qua. Fetta di pane, bella abbrustolita. Melanzana, guarda che spettacolo! Guarda che spettacolo! Pomodori. Così, guarda che bello, che spettacolo ragazzi. Mentuccia. Oh, questa è selvatica, è selvaggia, Guarda che roba, mamma mia. Mo ci vuole il coltello adatto per tagliarla, guardate questa qua, brasiliano, proprio per i picagni, Guarda che, oh, stai a vedere? Guarda. Mazza, mi taglio sto coltello, Come ti sembra? Sottile, guarda che spettacolo, Ancora andava un po' freddata un pochino, però se la volevo calla, così, mamma mia ragazzi, voglio assaggiarla. Vediamo un po'. Guarda, oh, ma state a vedere, oh. Guarda che spettacolo. Con sto grassetto, Guarda che pane mette sto fa. Da manicomio questo, Sei pronto? Così. Un bel bicchierozzo di vino rosso e mo se la assaggiamo. Mamma mia. Ragazzi, è mostruoso, è bellissimo. Guarda, voglio fare l'educato, Bello. Proprio un boccone così voglio fare. Non puoi capire. Ragazzi, rifatelo. Poca carne, tante verdure e fate una bella figura.